Barcellona 3, Inter 3, una di quelle serate che ricorderemo probabilmente per sempre, perché stasera è stata una partita di quelle che rivivremo. Abbiamo iniziato, avevo 31 anni, ne ho 45 in questo momento. È stata una partita da Inter, da vera Inter, su un campo difficilissimo, contro un avversario che ha caricato all'inverosimile questa partita. Abbiamo fatto una grande prestazione. Resta e usciamo con quel pizzico d'amarezza, Simone, perché potevamo portarcela a casa, potevamo addirittura archiviare con 2 turni di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, ma questo pareggio è un pareggio pesantissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale di Champions, perché ci basta una vittoria col Viktoria Pilsen al prossimo turno per chiudere il discorso qualificazione che ci meritiamo, perché usciamo dal doppio confronto contro il Barcellona con 2 grandi prove di grande carattere e per me, nonostante i numeri magari non diranno questo, i numeri magari potrebbero dire qualcosa di diverso, ma i numeri non dicono tutto, perché il campo ha detto che quest'Inter è stata superiore al Barcellona, andata e ritorno, e ci meritiamo di essere lì davanti. Stasera una grande partita, una grande serata. Dispiace per quel gol di Gosens che si meritava di decidere la partita, o alla fine quella grande occasione per Aslani veramente all'ultimissimo potevamo chiuderla, ma ammutolire il Camp Nou così dopo tutto quello che hanno detto in questa settimana è una di quelle serate in cui siamo tornati ad urlare al cielo, ma quanto è bello essere interisti, Simo. Sì, decisamente, è stata una partita incredibile. Cioè, se non l'avete vista riguardatevela, anche se sapete già il risultato, perché soprattutto la ripresa è stata una partita incredibile. Io sono in un misto di sensazioni, perché da un lato sono felicissimo di essere passato indenne da questa trasferta che di fatto ci regala davvero un assist enorme. Siamo davanti alla porta vuota con la palla lì per la qualificazione agli ottavi. Però, porca miseria, fai il 3-2 al 90° e poi hai l'occasione del 4-3 al 90 ai passesimo e non lo fai. Un rosicamento incredibile. Ma nonostante questo, veramente un'Inter clamorosa. Se potevamo avere ancora dei dubbi dopo le ultime 2 uscite con il Barcellona, appunto, e il Sassuolo, direi che questa partita certifica al 2000% che l'Inter c'è, è rientrata, è ritornata a livello mentale soprattutto. Davvero, cioè, oggi si dà 10 a tutti come voti, come fai a dare di Sì, sì, meno? sì, sì. Cioè, una Sì, partita sì, sì. incredibile. Poi loro hanno quello lì davanti che è fenomenale. Vabbè che il primo gol lo fa grazie a un tiro deviato. Il 3-3 va in cielo, fa un'incornata meravigliosa. Cioè, obiettivamente è la giocata di un Sì. campione. Però che Inter, ragazzi. Che Inter veramente. Pazzesco. Pazzesco. Ci abbiamo messo dentro tutto, Simo, il coraggio, il carattere, per non sfociare nelle volgarità. Quello che abbiamo sempre chiesto alla nostra Inter, oggi ci abbiamo messo veramente tutto, e i giocatori a cui avevamo chiesto di fare quello scatto in più, soprattutto su certi palcoscenici, stasera lo hanno fatto tutti, perché Barella per me alla lunga è cresciuto tantissimo, il gol è preziosissimo, ci rimette in partita con una fiammata improvvisa. Lautaro Martinez, Simo, che partita ha fatto Lautaro Martinez? Un giocatore sempre Enorme. criticato, ma che nei grandi appuntamenti, lo dicevamo in live, questo ha segnato 2 volte al Camp Nou, Santiago Bernabeu, Borussia Dortmund, Anfield contro il Liverpool, di nuovo stasera al Camp Nou. In grandi appuntamenti c'è, stasera prestazione totale, oltre al gol di Lautaro Martinez, davvero leader. Ma prima di parlare dei singoli, perché poi faremo la clip a parte con le pagelle dei tifosi, serata ai limiti della perfezione, perché l'Inter parte con un atteggiamento, ci potevamo aspettare 90 minuti, diciamo, di possesso palla, come dire, di pullman davanti alla porta sarebbero stati impossibili da reggere, e infatti l'Inter ha provato a giocarsela inizialmente. Poi secondo me, Simo, dimmi che ne pensi tu, abbiamo capito ad un certo punto che erano più battibili di quello che forse noi stessi ci eravamo convinti. A un certo punto ho detto troppo rispetto per questo Barcellona, cioè abbiamo già creato 2 grandi occasioni da gol nel primo tempo, possiamo attaccarli e possiamo far male alla loro difesa, che assolutamente è tutt'altro che impenetrabile. Infatti una volta subito il gol, dove di fatto il Barcellona doveva segnare ancora per rendere ancora più agevole il loro possibile passaggio del turno, noi lì abbiamo avuto coraggio, non abbiamo più nulla da perdere, ci siamo buttati avanti e abbiamo fatto una grande partita nel secondo tempo, di grande carattere.
il 3-3 è un risultato che poi tutto sommato può essere anche giusto. Da tifoso mi viene da dire potevamo fare, forse meritavamo qualcosina in più, però rianalizzandolo magari più a freddo ci sta, perché loro hanno tirato fuori la giocata dei campioni. Noi a livello di carattere e di squadra abbiamo fatto qualcosa di più grande, secondo me. Dimmi che ne pensi e se ci fai anche un riepilogo delle azioni, se sei riuscito ad appuntarle tutte. Ho un foglio pieno fino all'82esimo, poi ho lasciato completamente perché non si capiva più nulla. No, son d'accordo perché a livello, ripeto, numerico il 3-3 ci sta. Abbiam visto prima il dato dei tiri, han tirato 25 volte loro, quindi ci sta. Però l'Inter ha fatto 3 gol, ha avuto l'occasione di Aslani che è sopra ogni possibile limite. Nel primo tempo l'occasione più grande ce l'ha sempre l'Inter con la traversa di Dzeko, che è quella gigantesca. Quindi a livello di occasioni limpide forse l'Inter ne ha avute di più. Però il 3-3 comunque dicevamo ci sta. Il gol di Aslani sarebbe stato il coronamento di una serata che ti porta a vincere al Camp Nou col gol di Gosens, cioè sarebbe stata la perfezione totale. È un peccato che non sia arrivato, però appunto dicevamo all'Inter bastava questo, si partiva con la volontà di pareggiare. Io difficilmente, cioè cosa vogliamo dire di più a questa Inter? Andare a passare indenne al Camp Nou in questa maniera. Loro sono più forti e comunque ci sono state anche delle fasi della partita in cui ci hanno chiuso letteralmente, cioè sembrava che potessimo allontanare il pallone, rimaneva a loro, ritornavano a crossare e c'era una preoccupazione incredibile, però questo era anche da mettere in preventivo. Poi lasciami dire, il gol di Gosens è una genialata di Onana, che vede Lautaro, Sì, una cosa sì, che abbiamo sì. già visto in amichevole, se ricordi con Correa soprattutto, e anche Lautaro è bravissimo perché difende il pallone in fascia, aspetta che arrivi Gosens dall'altra parte, che era un pochino indietro, e gliela dà perfetta e facciamo gol. Secondo me ci sono tanti segnali che avrebbero legittimato una vittoria dell'Inter, che però diciamo appunto non è arrivata. Io faccio eco a quello che ha detto Çalhanoğlu nel giorno della vigilia a Prime Video. Se giochiamo così, no, al di là dell'aspetto tattico, con questa mentalità, Ciala diceva in pochissime squadre ci possono battere. L'abbiamo dimostrato all'andata col Barça, per certi versi col Sassuolo, al ritorno col Barça. Se questa squadra mette questa testa, nonostante il margine ridottissimo per il campionato, secondo me siamo ampiamente in corsa per il titolo e per la Champions. Dobbiamo fare quello che è stato fatto l'anno scorso in casa con lo Shakhtar, che è alla portata. Poi agli ottavi vedremo cosa succede, se ci arriveremo. Però stiamo ritirando su una stagione che sembrava veramente sul filo del rasoio per il baratro totale, e l'abbiamo fatto veramente da squadra con la S maiuscola, mettendoci le palle, scusami la parola, ma No, ma riassume perfettamente. verissimo, 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 Simo. Mi son perso un attimo a livello di occasioni, hai elencato tutto più o meno, credo. Dopo il gol di Barella, sì. Ce ne sono state un migliaio di occasioni fondamentalmente. Nel primo tempo, dicevo, forse qualcosina in più loro, però l'Inter ha avuto la traversa di Dzeko e il successivo liscio di De Vrij, che è l'occasione più grande del primo tempo. Poi nella ripresa loro fanno gol subito al 50°, l'Inter poi reagisce, come dicevi tu, perché Lewandowski ha un'altra occasione dopo 2 minuti, ma poi c'è una parata di Ter Stegen su Ciala e il miracolo di Ter Stegen su colpo di testa di Piqué, che se la stava buttando in porta. Poi anche Onana ha dovuto fare 2 interventi, nulla di che. Al 64esimo segna Lautaro e ristabilisce un po' le distanze, anzi no, ci porta in vantaggio in realtà. Dembélé ancora, Onana risponde, Lewandowski alto di testa, poi c'è questo 2-2 che ci lasciava l'amaro in bocca perché poi arriva su un tiro deviato. Ha molta sfortuna in quel caso obiettivamente, e poi gli ultimi 15 minuti succede di tutto. C'è una partita che sembrava lì per finire. Quasi mi arrabbio quando vedo Onana che non aspetta con la palla in mano ma rilancia subito, facciamo gol, Sì. sembra fuori gioco, poi non lo è, si riparte, segnano loro e poi c'è l'occasione di Aslani. Ripeto ragazzi, riguardatevi questa partita se non l'avete vista, vale la pena al 100%. Verissimo, verissimo. Non invidio chi non è riuscito a vederla stasera, assolutamente. Vi condivido la classifica prima di andare in chiusura per questa clip, con il Bayern che vola in vetta solitario al quota 12 punti, l'Inter a quota 7, Barcellona 4 e Viktoria Plzen 0. Prossimo turno di Champions League vedrà l'Inter affrontare il Viktoria Plzen a San Siro. In caso di vittoria l'Inter salirebbe a 10, quota che il Barcellona potrebbe ancora raggiungere con 2 vittorie, ma la potrebbe raggiungere avendo poi lo svantaggio negli scontri diretti. Quindi l'Inter ha a San Siro nel prossimo turno di Champions la grande possibilità di archiviare il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions, ragazzi. Un risultato importantissimo per l'Inter dal punto di vista sportivo, dal punto di vista economico. Mi dispiace solo per Aslani, spero che non verrà
bersagliato per l'errore nel finale, non se lo merita, giocatore giovane che avrà tutto il tempo sicuramente per rifarsi. Contentissimo delle prestazioni di tre. Io ti sottolineo tre giocatori, Simo, prima di andare poi alle pagelle. Bastoni, difensivamente per me stasera ai limiti della perfezione, poi magari mi riguardo la partita con più calma, potrei essermi perso qualcosa nel delirio di stasera, ma mi è piaciuto troppo. Poi Barella, prestazione di altissimo livello oltre al gol, e Lautaro Martinez da vero leader, ma in generale tutti positivi. Per cui veramente, veramente una grande serata. Positivo anche il mister, che l'ha interpretata bene, con coraggio, e devo dirlo, Simo, in questo momento ci ha dato una dimensione europea che negli ultimi anni non abbiamo mai vissuto. Questi sono numeri. Cioè Inzaghi ha vinto a Liverpool, ha giocato 2 partite clamorose con il Liverpool, ci ha fatto passare il girone l'anno scorso dopo 10 anni. Quest'anno ci sta facendo passare un girone. Io sfido chiunque a scommettere €1 sul passaggio del turno dell'Inter anche solo 10 giorni fa. Se siamo obiettivi non l'avrebbe fatto nessuno e io per primo mi ci metto davanti. Questi sono fatti. Poi c'è chi rimane sulle sue posizioni ed è assolutamente legittimo, però sono fatti. Anche oggi stava facendo un miracolo, l'Inter al Camp Nou non so da quanto non vincesse, non ricordo manco se abbia mai vinto in realtà, comunque le ultime le avevamo perse tutte e è andato tanto così dal fare il miracolo. Anche oggi tra l'altro conferma delle scelte interessanti, tipo Aslani e non Gagliardini nel finale, che era il cambio classico fino all'anno scorso, e poco da dirgli francamente. Tu hai detto dei singoli, hai detto 3 nomi importanti, io voglio aggiungere Gosens per un motivo: sta facendo una gran fatica perché non trova continuità, non trova spazio e io credo che lui sia consapevole di quanto valga e quindi gli dispiaccia, visto la sua storia all'Atalanta. Però tutte le volte che entra in campo, anche quando fa poco, ci entra con una grande voglia. Anche oggi lo dimostra. Fa quel gol lì, ha anche l'occasione al 96esimo, quel colpo di testa dove poi finisce la partita, ci va lui. E questo è un grandissimo merito ed è l'ennesima dimostrazione che il gruppo c'è. Un gruppo che forse non c'è stato fin da subito, perché questo secondo me è stato il problema vero dell'inizio di stagione negativo, ma è un gruppo che adesso c'è, mi sembra abbastanza evidente. Al fine partita vanno tutti a rincuorare Aslani, Sì, per sì. farti un altro esempio. E questo è Bastoni è l'unico importante. che gli fa un po' il gesto così, però è comprensibile, ci sta. Sì, sì, comunque è la cosa importante, perché poi vittorie e sconfitte, alla fine se c'è il gruppo, se c'è questa coesione, avendo dei valori, perché l'Inter i valori li ha, puoi arrivare lontano. Questa è la questione. Chiudo solo dicendo a Xavi che si era molto lamentato. Vorrei sapere cosa ne pensa della mancata espulsione di Dembélé, che ha fatto falli a destra e a sinistra fin dall'inizio, avrebbe meritato il cartellino rosso, ma non è stato espulso. Diciamo che questa sera probabilmente di arbitro non si parlerà. Chiudiamo qui la clip. Fateci sapere nei commenti chi sono stati i migliori in campo secondo voi. A parte arriveranno le pagelle e tutto poi i commenti post partita e gli ulteriori approfondimenti anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club.